guarda la palla, guarda la palla. Quante volte l'abbiamo sentito dire dal maestro o anche da qualche amico che ci vuole consigliare che cosa vuol dire in realtà, in sostanza, guarda la palla, per quanto tempo la devo guardare, in che momento la devo guardare. Quindi proveremo a rispondere a queste domande. Che cosa succede a livello principiante o semi-principiante? La palla viene lanciata dal maestro, il giocatore corre immediatamente verso la palla per paura di non prenderla e va nel punto dove la palla rimbalza, e quindi andando nel punto dove la palla rimbalza non riesce a colpirla. Seconda modalità, la palla viene lanciata, il giocatore la analizza talmente tanto che poi quando la palla deve essere colpita si muove in ritardo e non la prende. In questo caso molte volte uno dice ah, sono lento. In realtà non è una questione di lentezza o di velocità, è una questione di reazione. Cioè se io non capisco dove va la palla, devo continuare a tracciarla e mi muoverò in ritardo. Un esempio pratico. Noi non siamo fatti per fare 2 o 3 cose nello stesso momento. L'altro giorno ho chiesto a mio figlio di camminare verso di me e di contare a ritroso saltando, cioè di 2 in 2, quindi 20, 18, 16. Una operazione abbastanza semplice. Mio figlio ha 9 anni. Allora lui ha cominciato a camminare verso di me, 20, 18, 16. A un certo punto ha avuto un'esitazione perché non riusciva magari a fare il calcolo. Che cosa ha fatto in questo momento? Si è fermato e poi dopo che ha fatto l'operazione ha ricominciato a camminare. Quindi che cosa succede? Se io continuo ad analizzare la palla mentre arriva, mi muoverò in ritardo o mi muoverò più lentamente. Vediamo i campioni quando guardano la palla, in che momento. I campioni hanno 4 fissazioni. Per fissazione intendiamo l'analisi selettiva di un oggetto, come scattare una fotografia, togliendolo dal contesto esterno. La prima fissazione quando colpiscono la palla, la seconda fissazione quando la palla è sopra la rete, la terza fissazione quando rimbalza nel campo dell'avversario, la quarta fissazione quando l'avversario la colpisce. Dopodiché non ci sono più fissazioni. Il giocatore di alto livello sa già velocità della palla, traiettoria, parabola e dove andrà a rimbalzare. Quindi da quel momento in poi lui va velocemente nel punto dove deve colpire la palla, perché tutte le informazioni le ha già acquisite precedentemente. Il giocatore di basso livello o meno esperto cosa farà? Continuerà a tracciare la palla e facendo questo si muoverà più lentamente. Quindi con l'esperienza che cosa deve venire fuori? Deve venire fuori che dobbiamo avere delle informazioni prima dell'impatto, cioè la capacità di anticipazione. Se io riesco ad ottenere queste informazioni, posso avere delle indicazioni per capire dove può andare la palla, con che velocità, con che potenza e anche con che rotazione. Questo tipo di informazione si ottiene guardando attraverso la visione periferica, cioè quando la palla è nel campo dell'avversario, con la mia visione periferica io guardo la palla ma devo considerare tutto il contesto. Quindi guarderò il mio avversario come si avvicina alla palla, guarderò la preparazione e cercherò di capire, di avere degli elementi per capire che tipo di palla lui può giocare. Un esempio pratico, se io vedo che il mio avversario colpisce così, sicuramente mi arriverà una palla tagliata, quindi lo vedo dalla racchetta, ma se io mi concentro soltanto sulla palla e non guardo il contesto, questa azione magari non la vedo e quando parte la palla io sono ancora lì a capire dove sta andando e mi muovo in ritardo. Se il mio avversario colpirà la palla con un bilanciamento diverso, tipo col peso del corpo all'indietro, sicuramente questo tipo di azione produrrà una parabola alta, quindi io devo già sapere che
il mio avversario mi sta giocando una parabola alta, magari con effetto. Quando è che in realtà non si possono avere indicazioni da questo? Quando uno ha una palla a metà campo, lo vedete anche in televisione, e gioca un dritto, ma arriva così bene sulla palla che, oppure gioca un rovescio, ma comunque arriva così bene sulla palla che da non dare indicazioni. Questo è un calcio di rigore, quindi il giocatore può colpire tranquillamente in un angolo e l'avversario cosa dovrà fare? Dovrà tirare un pochino a indovinare, quindi o rimane lì o si sposta velocemente, ma questo lo deve fare prima dell'impatto con la palla, perché se lo fa dopo comunque non ha tempo di raggiungerla. Quindi la soluzione qual è? Prima di tutto acquisire esperienza. Se voi giocate contro lo stesso giocatore o amico nel club, avrà quasi sempre la solita risposta ad un certo tipo di situazione, cioè quando magari la palla gli arriva, che ne so, sul rovescio e lui arriva in corsa, magari tira sempre il diagonale, e già quello è un'indicazione. Un'altra cosa può essere acquisire esperienza, quindi guardare i giocatori e cercare di capire prima dell'impatto dove possono tirare la palla. Un altro modo anche, se vogliamo, tecnologico, è anche quello di andare, che ne so, su YouTube, guardare un video o scaricarsi un video di un giocatore e fermare l'immagine poco prima del contatto con la palla e analizzare quella situazione lì. Quindi io potrei capire da questo dove può tirare la palla, poi faccio andare e vediamo se ho indovinato. Quindi ci sono diversi modi, perché la capacità di anticipazione motoria in un gioco diciamo di abilità aperte come il tennis o come può essere il calcio o il basket è molto importante, perché noi dobbiamo capire il prima possibile dove va la palla, ma questo dipende moltissimo dalla nostra esperienza, ma anche da come guardiamo, come abbiamo detto, quindi da come riusciamo a considerare l'azione globale, quindi visione periferica, non soltanto sulla palla, ma visione periferica quando il mio avversario va a colpire la palla.